Oggi vi presento una novità, le chiacchiere Duplo. Ripiene di Nutella, nocciole e cioccolato al latte di copertura. Poi, naturalmente, non possono mancare le chiacchiere classiche, piene di bolle, fragranti e davvero buonissime, così leggere e croccanti che una davvero tira l'altra. Se vi piace questa ricetta, mi raccomando, preparatela insieme a me. In una ciotola andiamo a setacciare 500 g di farina Manitoba, aggiungiamo 5 g di sale, 60 g di zucchero, scorza di limone, 50 g di marsala o un altro liquore se non lo avete, 60 g di burro ammorbidito, potete farlo sciogliere 10 secondi in microonde, 175 g di uova intere. Adesso possiamo impastare a mano o per comodità possiamo usare la planetaria. Impastiamo con il gancio fino a che avremo ottenuto un panetto compatto. Finiamo di lavorare l'impasto direttamente sul tavolo. Poi, per comodità, vado già a dividerlo e lo avvolgo in pellicola oppure in un sacchetto. Sigilliamo bene in modo che non entri aria e l'impasto non si secchi e lo facciamo riposare in frigorifero per un'ora. E se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel like e commentate. Grazie di cuore. Prendiamo una parte di impasto, lo appiattiamo con il matterello e dopo andiamo ad utilizzare una macchina per la pasta, partendo dallo spessore 0 fino al numero 6. Ripieghiamo la pasta per 4-5 volte. In questo modo ingloberà aria e si formeranno tante bolle in superficie. Iniziamo a scalare, quindi allo spessore 1, poi 2 e così via. Fino a raggiungere lo spessore desiderato. Nel frattempo vi ricordo che se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram, su Facebook e su TikTok. Voilà! Una volta che abbiamo finito di stendere l'impasto, andiamo a formare le nostre chiacchiere. Con una rotella rifiliamo i bordi, in modo che vengano tutte belle decorate. Prendiamo una padella capiente, inseriamo 1 litro di olio di semi o di arachidi e lo portiamo a una temperatura di 175 gradi circa. Quindi tuffiamo all'interno le chiacchiere e guardate, appena toccano l'olio, subito fanno tante bolle. Questo è segno che l'impasto ha preso aria.
attraverso la sfoglia che abbiamo piegato diverse volte. Le giriamo utilizzando una pinza preferibilmente e le lasciamo diventare dorate. Le scoliamo su carta assorbente. Io le ho lasciate a scolare per tutta la notte su carta assorbente e le ho decorate il giorno dopo. In questo modo hanno rilasciato tutto l'eccesso di olio. Il giorno seguente vado a tagliare il cioccolato. Quindi possiamo utilizzare 600 g di cioccolato fondente come faccio io oppure direttamente al latte. Lo posizioniamo in una ciotola, possiamo scioglierlo o al bagnomaria oppure come faccio io in microonde per pochi secondi. Ogni 30 secondi vado a mescolare fino a che si è sciolto per evitare che il cioccolato si possa bruciare. Dopo aggiungo 300 g di cioccolato bianco in modo che sia più dolce. Se volete saltare questo passaggio potete usare direttamente il cioccolato al latte. Io ho usato semplicemente quello che avevo già in casa. Quindi rimettiamo in microonde o a bagnomaria per pochi secondi fino ad ottenere questo risultato. Mescoliamo, facciamo scendere un po' di temperatura e guardate che belle le chiacchiere. Ne sono uscite davvero tantissime e abbiamo usato soltanto 500 g di farina. Adesso farciamo con la Nutella. Tuffiamo all'interno del cioccolato scoliamo bene l'eccesso e se è rimasto qualche buchino ci aiutiamo con un cucchiaino. Continuiamo così fino a terminare le chiacchiere che vogliamo fare farcite naturalmente. Se vi resta del cioccolato non dovete buttarlo, potete riporlo all'interno di un sacchetto, quello per congelati, dare la forma a tavoletta, quindi rettangolare, e riporla in frigorifero. Naturalmente possiamo riutilizzarlo per altri dolci, magari per dei biscotti o per delle torte. Ho messo un po' di nocciole sulla superficie e ho fatto raffreddare in frigorifero. Decoriamo con un po' di cioccolato fuso per dare le tipiche righe che sono presenti sui Duplo e via, le nostre chiacchiere Duplo sono pronte, ma anche quelle classiche. Un po' di zucchero a velo e voilà! Il nostro vassoio di chiacchiere variegate è pronto. Cosa ne dite? Vi piacciono? Sembrano golose? Fanno un profumino davvero super invitante. E sono croccantissime. Queste poi sono il sogno di ogni goloso. Fatemi sapere se proverete questa ricetta. E se vi sono piaciute, ricordate di condividere questo video con i vostri amici
Potete cliccare sul tasto qua giù condividi e se vi fa piacere lasciate un bel like. Io vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuova ricetta. Mua! Ciao!